Ciao viaggiatori e bentornati sul mio canale YouTube. Dopo avervi portato nella scorsa puntata alla scoperta del museo etnografico di Riga e del quartiere Art Nouveau, in questo nuovo episodio ci trasferiremo in Estonia, nella capitale Tallinn. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Bando alle ciance, partiamo! Ed eccoci giunti alla nostra ultima destinazione, la città di Tallinn. Dopo aver visitato Vilnius e Riga, è giunto il momento di scoprire la capitale dell'Estonia. Il nostro viaggio alla scoperta della città di Tallinn inizia dal suo centro storico, la Old Town. Ad accoglierci all'ingresso di Tallinn c'è la Viru Gate, una parte del sistema di difesa delle mura risalenti al XIV secolo. Proseguendo lungo una delle strade più trafficate della città vecchia ci si può imbattere in diversi ristoranti, in diversi negozietti, ma i nostri prossimi obiettivi sono il cortile del maestro e il passaggio di Santa Caterina. Questo tranquillo cortile nel centro storico di Tallinn ospita fin dai tempi della sua costruzione nel periodo medievale tantissimi laboratori artigianali, dove poter acquistare souvenir davvero molto speciali e unici nel loro genere. Io personalmente vi consiglio di trascorrere del tempo all'interno di queste botteghe e di scambiare due chiacchiere con gli artigiani che incontrerete. Anche il passaggio di Santa Caterina, precedentemente noto come Vicolo dei Monaci, è assolutamente da visitare, non solo per il suo fascino medievale, ma anche per ammirare i numerosi artisti all'opera, mentre creano ceramiche, cappelli, accessori per la casa e molto altro ancora. Una delle attrazioni più importanti della città di Tallinn è il suo municipio. Considerato uno dei più antichi di tutta Europa, risale al XIV secolo, precisamente al 1322. Solo però nel 1404 fu completato nella sua attuale forma. Ad oggi il municipio è visitabile anche al suo interno, infatti vi consiglio di visitarlo perché è un piccolo gioiellino della città di Tallinn. Lo sapevate che a pochi passi dal municipio di Tallinn c'è un edificio visitato ogni giorno da centinaia di turisti molto particolare? È la Raepetek, una delle farmacie più antiche d'Europa. Menzionata per la prima volta nei documenti comunali nel 1422, la farmacia ha una lunga storia alle sue spalle. Molti sono stati gli uomini e le donne che hanno lavorato qui come farmacisti. Tra questi non possiamo non ricordare la famiglia Bouchard, che ha gestito il locale per ben 10 generazioni. All'interno della farmacia è possibile anche aprire vari cassetti con all'interno le spezie che si possono annusare, le varie erbe che utilizzavano nel Medioevo, per un'esperienza sensoriale completa. Per esempio qui c'è il cardo, la rosa, la camomilla, la calendula, la lavanda e altre spezie e erbe che venivano utilizzate a quell'epoca.
Attualmente ancora attiva, la farmacia ospita al suo interno un museo molto suggestivo, dove è possibile conoscere la storia e i metodi di guarigione medievali. Vengono offerte visite guidate e si tengono nel piano seminterrato laboratori per grandi e piccini. Noi siamo stati accolti da una super guida che ci ha raccontato alcuni aneddoti di questa incredibile farmacia, facendoci assaggiare un vino locale speziato. Si ritiene infatti che Claret, questo è il suo nome, avesse anche grazie alla presenza al suo interno di cannella, zenzero, noce moscata e zafferano, un effetto curativo, e che venisse donato ai signori della città in segno di amichevole riconoscimento. Vivat! It's very good. Inoltre la ragazza che ci ha accompagnato nel corso della visita della farmacia ci ha anche raccontato la storia del marzapane, un dolce tipico di questa nazione. Siamo appena usciti dalla farmacia storica di Tallinn, è stata un'esperienza incredibile perché la guida ci ha prima fatto visitare un pochettino, come avete visto nelle clip, la farmacia antica, quindi il reparto diciamo di tutte le erbe, di tutte le medicine che venivano utilizzate nel Medioevo, e poi ci ha portato diciamo nei sotterranei dove c'è una cantina dove loro fanno in realtà laboratori, workshop durante tutto l'anno, ma anche degustazioni vino. Infatti, come avete visto nelle varie clip, abbiamo assaggiato un vino molto particolare che secondo me se venite qui a Tallinn dovete comunque assaggiare, dovete fare questa esperienza incredibile. E guardate cosa ci hanno regalato, un marzapane, perché se venite qua non potete non assaggiarlo. Infatti adesso lo assaggerò in diretta e vi farò sapere un po' com'è. Sapete che queste parti sono le mie preferite, anche le vostre. Durante la visita vi racconterò anche un po' la storia del marzapane tipico del posto, quindi secondo me ne vale assolutamente la pena visitare sia la farmacia ma anche fare diciamo la degustazione sia dei vini che appunto del marzapane. Come potete ben vedere è un biscottino, adesso lo assaggeremo. Il gusto è davvero ottimo, si sente molto la mandorla anche perché comunque è mandorlato e è davvero gustoso. Conclusasi la visita alla farmacia più antica d'Europa, ora ci troviamo davanti ad uno dei portoni più fotografati di tutta Tallinn, la Casa delle Teste Nere. Risalente al XIV secolo, questo edificio apparteneva alla omonima confraternita, un'associazione professionale di armatori mercanti stranieri. Purtroppo è chiusa, quindi non possiamo entrare, ma adesso noi abbiamo un altro obiettivo, andare a trovare un posto dove mangiare. Per pausa pranzo abbiamo scelto di fermarci in uno dei locali più iconici del centro storico di Tallinn, Pepper Sack. Mangiare in questo ristorante, situato a pochi metri di distanza dalla piazza del municipio, è stato come immergersi nel Medioevo, non solo per via dell'ambientazione, ma anche per la cura che c'è dietro ai piatti proposti. Io, dopo aver assaggiato l'ottimo pane con le diverse varietà di burro che ci è stato portato e che vi consiglio assolutamente, ho preso un classico di questi paesi, il salmone alla piastra. Il pesce era ottimo e ben bilanciato con i suoi contorni. Siamo appena usciti dal nostro ristorante, infatti a pranzo ci siamo fermati al Pepper Sack, che lo trovate praticamente vicino al municipio ed è un ristorante molto suggestivo all'interno. In 4 noi abbiamo speso all'incirca 100 euro, poco meno di 100 euro, quindi comunque i costi sono comunque diciamo elevati rispetto ai prezzi che potrete trovare in altri ristoranti qui a Tallinn, però vi consiglio di passarci perché l'esperienza anche solo di assaggiare dei piatti tipici e di vivere comunque all'interno, di mangiare all'interno di un locale storico è davvero eccezionale. E così si conclude questo primo video dalla città di Tallinn. Spero vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo contenuto dalla capitale estone. Ciao ciao!